Ciao a tutti e bentornati su Bianco Lievito. Anche oggi continuiamo a rispondere alle vostre domande e vedremo le 10 domande più interessanti sul lievito madre. Andiamo a vedere. Allora, tengo qui il computer così non le dimentico. Domanda numero 1. Quale farina usare per preparare e rinfrescare il lievito madre? Bene, allora, la farina è sicuramente il nutrimento principale del lievito madre e la scelta deve essere molto ben consapevole. Allora, io vi consiglio di andare a preparare e rinfrescare il lievito madre utilizzando la farina di grano, una farina 00, con un buon contenuto proteico intorno al 14-16%. Vi sconsiglio comunque di andare ad utilizzare una farina ricca di fibra, come per esempio può essere la farina integrale, per andare a conservare e rinfrescare il lievito madre, perché queste farine tendono a far acidificare tantissimo l'impasto. Se dovete utilizzare il lievito madre per preparare un prodotto integrale, come per esempio un panettone integrale, un pane integrale, non c'è nessun problema. Gestite il lievito madre con la farina bianca tradizionale ed utilizzate poi la farina invece integrale o per esempio la semola rimacinata di grano duro per preparare quello che dovete preparare senza nessun problema. Domanda numero 2. Il lievito madre va coperto durante la fase di fermentazione? No, il lievito madre non va coperto durante la fase di fermentazione, questo perché il lievito per una buona parte del suo ciclo vitale ha bisogno di ossigeno per far moltiplicare le proprie cellule. Una parte chiaramente dell'ossigeno noi lo mettiamo all'interno con l'acqua, con l'impastamento, ma anche l'ossigeno della stanza è importante per questo. E quando andiamo a chiudere il lievito madre all'interno di un barattolo, come in tante scuole di pensiero che circolano sul web si consiglia, andiamo essenzialmente a scioccare un po' il suo metabolismo, andiamo a modificarlo e induciamo il lievito a produrre molto acido. Se vedete infatti il lievito madre conservato nel barattolo è un lievito molto filante, molto appiccicoso, a testimonianza proprio che la sua acidità è veramente molto eccessiva. Quindi il mio consiglio è: non coprite mai il lievito, anzi lasciatelo respirare. Andiamo alla domanda 3. In quanta acqua va conservato il lievito madre una volta rinfrescato? Allora, idealmente il rapporto tra l'acqua e il lievito è di 3 a 1, ovvero se a fine rinfresca avete ottenuto una massa di 1 kg di lievito, allora la quantità ideale di acqua in cui questo va conservato è di 3 kg. Chiaramente anche la scelta del recipiente è importante, mi raccomando scegliete un recipiente che sia sì capiente ma che non sia troppo largo, perché altrimenti il vostro lievito andrà poi ad occupare tutta la superficie e ne perderete tantissimo, e al contrario non utilizzate anche un contenitore troppo stretto, perché poi la parte di contatto con l'acqua sarà troppo bassa e non sarà sufficiente a portare via tutta l'acidità del lievito. Domanda 4. Quanto lievito bisogna rinfrescare ogni volta? Ok, questa è una delle domande sicuramente più frequenti che mi fate. Allora, io vi consiglio, seguendo il metodo in acqua, di conservare e di rinfrescare ogni volta almeno 500-700 grammi di lievito. Questo perché? Perché la conservazione in acqua, in buona parte anche in quella in sacco, ma in acqua sicuramente un pochino di più, tende a portare via molto lievito, perché chiaramente la parte a contatto con l'acqua è una parte che poi si va a dissipare durante il periodo di conservazione. Quindi se voi andate a rinfrescare un etto di lievito, significa che a fine rinfresco otterrete più o meno 230 grammi di lievito, e questi 230 grammi di lievito inevitabilmente andranno a perdersi completamente all'interno dell'acqua di conservazione. Quindi il mio consiglio è: non rinfrescate il lievito tutti i giorni, perché magari non ne avete bisogno, ma rinfrescate in una quantità sufficiente a garantirvi appunto di portare avanti settimana dopo settimana o mese dopo mese il vostro lievito. Domanda numero 5. Cosa fare del lievito in eccesso? Bene, allora, un po' come si dice, linkata la prima domanda sul discorso degli sprechi. Allora, il lievito in eccesso, quindi quello che non andiamo a rinfrescare, come per esempio le croste, possono tranquillamente essere fatte prima essiccare a temperatura ambiente, poi essiccare per circa un'ora a 50 gradi nel forno, proprio per farlo asciugare molto bene. Una volta essiccate si possono frullare, ridurre in polvere, e questa polvere, che è un po' un lievito secco
impropriamente detto perché non ha un potere lievitante, può essere invece utilizzato come un migliorante negli impasti ed un esaltatore proprio dell'acidità, del gusto acido dell'impasto. Quindi questa polvere può essere poi utilizzata ad esempio nel pane, aggiungendo circa 20-30 grammi di polvere di lievito secco su ogni chilo di farina. Allora, domanda 6. Il mio lievito sale subito a galla, cosa posso fare? Allora, se il lievito sale subito a galla una volta che l'avete strizzato e messo nell'acqua del bagnetto a 38 gradi, significa essenzialmente che il lievito è un lievito debole. Nessun tipo di allarme, si può assolutamente recuperare agendo sul rapporto lievito-farina del rinfresco, ovvero basta terminare il bagnetto e rinfrescare il lievito con un rapporto 1 a 0,8, quindi un chilo di lievito, 800 grammi di farina, in modo tale da concentrare, passatemi il termine, no, la massa di lievito e rimetterlo in conservazione per altre 24 ore. Il giorno successivo, mentre rifate il bagnetto, vedrete se la situazione è cambiata oppure no. Un'altra soluzione è per esempio di effettuare i 3 rinfreschi ravvicinati per ridar forza al lievito. È un metodo un pochino più impegnativo se volete, perché vi porta via più tempo, ma se avete tempo da dedicare, perché no, è una soluzione che sicuramente fa bene al lievito. Domanda 7, molto simile a quella precedente. Il mio lievito è troppo acido, come lo recupero? Allora, sul recuperare l'acidità del lievito è un po' più complicato, perché ci sono tanti fattori anche visivi e olfattivi che permettono di capire quale sia la causa dell'acidità del lievito, ma in generale il più chiaro segnale è quando voi strizzate il lievito, lo mettete nell'acqua per fare il bagnetto e questo dopo 20 minuti non sale a galla, rimane sul fondo. In questo modo significa che essenzialmente l'acidità del lievito è un'acidità sbilanciata. Lo possiamo recuperare, sì, senza problemi. Agiamo come abbiamo fatto prima sul rapporto lievito-farina durante il rinfresco e quindi rinfrescheremo il lievito con un chilo di lievito e 1,2 kg di farina, quindi agiamo sulla quantità della farina. Lo fate stazionare a temperatura ambiente per le 24 ore successive, dopodiché valutate, rifacendo il bagnetto, se la situazione è cambiata o meno. Se non dovesse essere cambiata, rifate un ulteriore rinfresco con il rapporto 1 a 1,2 e poi la situazione tendenzialmente nel giro di 2-3 rinfreschi dovrebbe essere a posto. Se la situazione invece persevera, molto probabilmente c'è una causa diversa che va proprio probabilmente magari in una contaminazione del lievito o qualcos'altro, ma sono cose che vanno viste caso per caso, non si può essenzialmente generalizzare. Allora, domanda numero 8, molto simile a quella precedente. Ogni quanto devo rinfrescare il lievito? Beh, questa è una delle domande più frequenti. Allora, in ambito casalingo non avete la necessità di rinfrescare ogni giorno il lievito madre, perché non tutti i giorni vi serve il lievito per fare delle ricette di panettoni, di pane, di pizza e quant'altro. Quindi sono d'accordo con voi che rinfrescare il lievito madre su base giornaliera a casa è uno spreco di tempo e di denaro. Vi consiglio piuttosto di utilizzare il frigorifero come un mezzo per conservare più a lungo il vostro lievito madre. Per far questo però chiaramente il lievito deve essere preparato e nella fase di rinfresco questo va appunto rinfrescato con un rapporto di lievito farina di 1 a 2, quindi 1 kg di lievito, 2 kg di farina. Si impasta, si immerge il lievito in acqua fredda di rete a temperatura ambiente e poi va passato in frigorifero per 5-7 giorni. Mi raccomando a 4 gradi, non di più. Questo periodo chiaramente si estende fino ai 15 giorni, sempre agendo sul rapporto lievito-farina. Dopo i 15 giorni prendete in considerazione piuttosto l'ipotesi di andare a conservare in congelatore. Allora, domanda numero 9, ci siamo quasi. Quanti rinfreschi devo fare prima di utilizzare il lievito nella ricetta? Allora, la regola parla sempre dei 3 rinfreschi, ovviamente dipende. Allora, il terzo rinfresco è essenzialmente molto importante per prodotti che devono poi andare a conservarsi nel tempo o per più tempo. È il classico esempio i grandi lievitati, i panettoni, le colombe, i pandori, in cui chiaramente dalla produzione alla consumazione del prodotto può passare anche qualche mese. Ok, allora il terzo rinfresco ci garantisce che la durabilità e la conservabilità del
prodotto sia ottimale. A livello di equilibrio del lievito, di forza, passatemi il termine, di lievito, tra il secondo e il terzo rinfresco non cambia molto, per cui se dovete fare una produzione chiaramente per uso casalingo e quindi per essere conservato subito, o per impasti magri, quindi per esempio per i croissant, per il pane, per la pizza, potete fare tranquillamente 2 rinfreschi e non succede nulla, e anzi avrete un ottimo risultato. Chiaramente i 2 rinfreschi se partite però già da un lievito che è chiaramente bilanciato e un lievito sano. Ultima domanda, domanda numero 10. Per quanto tempo si conserva il lievito madre? Beh, allora, la risposta qui è molto ampia, perché vi posso dire che se conservate il lievito madre a 19 gradi, quindi consideriamo una temperatura ambiente, lo potete conservare per 24 ore, dopodiché dovete rinfrescarlo. In estate, per esempio, in un ambiente che non è climatizzato, in cui la temperatura della stanza può salire anche a 28-30 gradi, allora lì la conservabilità del lievito diminuisce fino a 10-12 ore, dopodiché dovete rinfrescarlo. O altrimenti, spostandoci in zone più fredde, diciamo, se conservate il lievito madre in frigorifero, lo potete conservare, come vi dicevo prima, per un periodo di tempo che va dai 3, 5, 7 fino ai 15 giorni, agendo sempre, preparando adeguatamente il lievito con dei rapporti lievito-farina differenti. Sopra i 15 giorni appunto non ha più senso conservarlo in frigorifero, ma vi conviene andare a conservarlo invece in congelatore. Conservare il lievito in congelatore vi garantisce, vi permette di poterlo conservare anche per 6 mesi. Allora, queste erano le 10 domande più frequenti sul lievito madre che mi avete chiesto in questi mesi. Spero di aver risposto sicuramente alle vostre domande e che oggi sappiate qualcosa di più su questo bellissimo ingrediente che è il lievito madre. Spero che continuerete a seguire Bianco Lievito. A presto, ciao!